Il punto vita rialzato modifica immediatamente la proporzione della gonna e sposta l'equilibrio verticale del capo. In questo modello, la struttura nasce da una base tubolare aderente, sviluppata in velo di chiffon. In questo video costruiamo il cartamodello della gonna a vita alta Dolce e Gabbana, controllando il rialzo del punto vita, l'equilibrio dei pannelli, apertura centro-dietro e simulazione finale in Clo 3D. La gonna presenta un punto vita rialzato di circa 5,5 cm, una lunghezza midi di circa 70 cm. Presenta anche un'apertura zip nel centro del dietro e, sempre nel centro dietro, uno spacco profondo, un orlo pulito molto leggero ed una fascetta tipo lingerie sul punto vita. Iniziamo la preparazione della base. Importiamo la gonna e affianchiamola all'immagine di riferimento. Eliminiamo il duplicato perché lavoriamo sulla metà del cartamodello. La struttura del modello parte da una gonna base aderente con riprese davanti e dietro. Poiché il modello presenta una zippa invisibile nel centro dietro, iniziamo subito dalla modifica del dietro. Aggiungiamo un punto ad 1,5 cm sul centro dietro del punto vita. Eliminiamo il punto precedente e raccordiamo il nuovo punto con la linea del fianco, creando una curva leggera. La curva deve scavare leggermente la parte superiore del centro dietro, senza compromettere la continuità della linea. La profondità introdotta nel centro dietro deve essere distribuita tra la ripresa del dietro e la linea del fianco. Recuperiamo circa 8 mm sulla ripresa del dietro. I restanti millimetri verranno ridistribuiti sul fianco. Durante la modifica del fianco, il movimento deve avvenire esclusivamente in orizzontale, senza alterare l'altezza del punto. Ripetiamo la stessa operazione sul lato opposto, mantenendo simmetria e continuità. Controlliamo che i due lati della ripresa rimangano identici. L'equilibrio della ripresa non deve cambiare dopo la ridistribuzione. Completiamo il recupero distribuendo gli ulteriori 3,5 mm per lato tra davanti e dietro. Dopo la ricostruzione del dietro, possiamo procedere al rialzo del punto vita. Il modello presenta una vita rialzata di circa 5-6 cm. Dunque utilizziamo un rialzo uniforme di 5,5. Selezioniamo tutti i segmenti del punto vita. L'estensione deve avvenire in modo perpendicolare rispetto alla linea originale. A questo punto il nuovo punto vita risulta più alto e mantiene però la struttura originale della gonna base. Dopo il rialzo del punto vita è necessario controllare la continuità della linea del fianco. La nuova altezza del punto vita va a modificare infatti l'inclinazione superiore della gonna e affinché la nuova circonferenza vita rialzata possa vestire correttamente, aumentiamo i segmenti della vita di 0,3 cm in larghezza, sia nel davanti che nel dietro, spostando il vertice superiore della linea del fianco ed il vertice superiore delle riprese, in entrambi i lati. La modifica deve essere distribuita progressivamente. Ricostruiamo quindi le linee raccordandole nuovamente alla struttura iniziale all'altezza della vita reale. Questo passaggio evita tensioni successive nella parte superiore della gonna dopo il rialzo del punto vita. Le linee verticali del rialzo devono risultare continue, fluide, senza spigoli e coerenti con la vestibilità aderente del modello. Stringiamo la larghezza dell'orlo di 1 cm per lato per mantenere la linea a tubo della gonna e allunghiamo l'orlo portando la lunghezza a 70 cm. Allunghiamo le riprese del davanti, portandole alla lunghezza delle riprese del dietro, come nel modello di Dolce e Gabbana. Torniamo al dietro. La zippa invisibile viene inserita nel centro dietro. Posizioniamo la fine a 2 cm oltre la linea dei fianchi. Inseriamo una tacca di riferimento. Il modello presenta uno spacco profondo nel centro dietro. La posizione dello spacco deve essere compatibile con la lunghezza midi e l'apertura del passo. Lo spacco viene sviluppato direttamente sul centro dietro e la linea deve rimanere perfettamente verticale. Qualsiasi deformazione laterale genererebbe tensioni visibili durante la simulazione. Predisponiamo le cuciture e passiamo alla simulazione del montaggio della gonna. Il capo appare corretto. La silhouette è rispettata. Possiamo procedere. Parliamo ora delle rifiniture, dell'orlo e dei margini di cucitura. Sui fianchi e sul centro dietro impostiamo un margine di cucitura di 1,2 cm. Questo valore non è casuale.
Serve per costruire una cucitura inglese, adatta a tessuti leggeri e trasparenti, perché racchiude il margine all'interno della cucitura. La prima cucitura viene eseguita rovescio contro rovescio a 0,5 cm dal bordo. Dopo la prima cucitura, il margine viene rifilato, se necessario, e le parti vengono ribaltate dritto contro dritto. La seconda cucitura viene eseguita a 0,7 cm. Questa seconda linea ingloba la prima cucitura e nasconde il margine interno. Il totale dei due passaggi corrisponde al margine impostato di 1,2 cm. Questa costruzione permette di ottenere un interno pulito, stabile e adatto a chiffon, voile, organza e tessuti trasparenti. Per questo motivo i margini non devono essere ridotti in modo generico, devono essere calcolati in funzione della cucitura inglese. L'orlo della gonna è estremamente leggero. La costruzione richiede un margine molto ridotto, compatibile con un orlo roulé, che richiede un margine da 0,3 a 0,5 cm, in base al tessuto. Su tessuti trasparenti, un margine eccessivo renderebbe il bordo troppo pesante. L'orlo deve mantenere una continuità e leggerezza, garantendo la caduta fluida ed assenza di rigidità. Il punto vita verrà rifinito con una fettuccia di tipo lingerie. La fettuccia svolge contemporaneamente una funzione strutturale ed una funzione estetica. La finitura rimane molto sottile per evitare spessimenti sul punto vita rialzato e ci consente di incassare il margine della circonferenza vita della gonna. La tensione della fettuccia deve essere controllata per evitare arricciature sullo chiffon. Ed infine la simulazione. Controlliamo l'equilibrio verticale della gonna, il comportamento del punto vita rialzato e la caduta dello chiffon. Verifichiamo anche l'apertura dello spacco, eventuali tensioni sul fianco e la continuità del centro dietro. La gonna non deve presentare tensioni orizzontali o deformazioni sullo sbieco, o oscillazioni eccessive o ondulazioni involontarie. Il tessuto deve mantenere una caduta fluida ma controllata. La struttura finale mantiene una silhouette aderente ma leggera, la trasparenza del velo rende immediatamente visibili eventuali errori geometrici. Per questo motivo il controllo della costruzione è fondamentale. Il modello lavora sull'equilibrio tra leggerezza del tessuto e precisione della struttura, controllo del punto vita, verticalità del centro dietro e fluidità dell'orlo. La gonna non costruisce il volume attraverso rigidità. Il controllo nasce invece dalla precisione geometrica del cartamodello e dalla distribuzione corretta delle linee strutturali. La trasparenza non elimina la struttura, la rende visibile. In capi come questo, il controllo del cartamodello diventa parte stessa dell'estetica del capo.